Ciao a tutti ragazzi, buona domenica, buon 2025 di nuovo e bentornati al primo episodio dell'anno delle news della settimana. Il format del canale è più amato da tutti coloro che hanno passato il post cenone del 31 e forse anche la mattina dell'1 abbracciati alla tazza del cesso, e ne conosco diversi ma non farò nomi. Benvenuti ragazzi quindi al nuovo anno, come state? Ancora tanti auguri a tutti quanti e buttiamoci subito sulle news, la prima delle quali di quest'anno riguarda proprio il canale e l'introduzione degli abbonamenti. Poi farò giusto un accenno perché poi probabilmente farò un video dedicato, ma è possibile dal 1 gennaio del 2025 abbonarsi a Pepperacca Collectibles. Come potete farlo? Già cliccando qui sotto il video ci dovrebbe essere da qualche parte il tasto abbonati e lì ci saranno tutti i dettagli, quindi potrete usufruire di diversi vantaggi, primo fra tutti quello di poter entrare a far parte della famiglia del gruppo Telegram, su cui ogni giorno ci scambiamo opinioni, novità, anche pezzi in vendita, insomma c'è di tutto e di più ragazzi, e ovviamente avete sempre il collegamento 24 ore su 24, o quasi, fatemi dormire, con me medesimo. Quindi ragazzi, se vi va, tasto abbonati qui sotto il video e andate a dare giusto un'occhiata a quelli che sono gli abbonamenti. Avete anche tantissimi vantaggi su ilcolossodinerd.com ovviamente. Dategli un'occhiata e poi ci vedremo poi al video dedicato. Detto questo, cominciamo con quelle che sono le novità di Hot Toys, come al solito, come prima cosa. Hot Toys che per questo 2025 ha voluto iniziare l'anno calandosi le braghe e, scusate, ma ci voleva l'effetto shake, buttando il suo enorme pene sulla scrivania, facendo vedere un sacco di roba davvero interessante. Primo fra tutti questo trailer che vi faccio vedere subito, tra l'altro rilasciato alle 3:02 del giorno di Capodanno, veramente non hanno un cacchio da fare, in cui annuncia queste novità, queste nuove licenze. Abbiamo veramente tanta roba molto interessante, da Thunderbolts a Toy Story, tanta roba ragazzi, 30 anni di Toy Story, Lillo e Stitch come vedete, DC con i suoi 90 anni e tanta roba veramente molto interessante, così come anche il trentennio, ragazzi, a parte di Toy Story abbiamo anche il ventennio di Star Wars Episodio 3, la cosa che mi interessa di più. Quindi spero facciano anche le doll di Toy Story, spero ovviamente che non si traduca tutto in un semplice Cosbaby, giusto si chiamano così, e infatti sono già usciti i primi Cosbaby proprio dedicati a Toy Story. Spero che non si limitino a fare soltanto quelli, ma facciano anche delle vere e proprie doll di Toy Story perché ci vuole. Ma non solo di Toy Story, ma di tanta altra roba appunto che hanno annunciato. Hanno annunciato anche la licenza di Kamen Rider, cosa che mi sembra che avesse già, quindi probabilmente ci sarà qualcos'altro, qualche altra sorpresa anche per quanto riguarda Kamen Rider. Veniamo adesso alle novità invece ragazzi di questa settimana, quelle più ciccione, quelle più corpose, ovvero gli annunci e rilasci. Primo rilascio, Jack Sparrow da Dead Man No Tales, i Pirati dei Caraibi, quindi la vendetta di Salazar nel suo titolo italiano, una doll, una delle più attese sicuramente del 2025, e Hot Toys la fa uscire proprio nei primi giorni, forse proprio il giorno di Capodanno ha fatto questo rilascio e nulla da dire ragazzi, ovviamente ci sono già le polemiche, tante polemiche sulla somiglianza di Jack Sparrow al Jack Sparrow che vediamo nel film, capelli troppo spessi o troppo fini, sono le solite lamentele. Questo, raga, non lo so, io sapete che giudico quando ho la doll in mano, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate. Queste ovviamente sono le foto che vediamo sul sito di Hot Toys, ma invece se vogliamo vederle proprio quelle del rilascio, le classiche blogger photos, ragazzi, di Facebook, quindi con la doll vera e propria, c'è chi dice che appunto la doll non sarebbe somigliante al Jack Sparrow che tutti conosciamo. A me sembra che invece lo sia, però vi dico, non giudico mai dalle foto, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, ma comunque un rilascio inaspettato per quanto mi riguarda, perché ha veramente rispettato i tempi Hot Toys, che aveva previsto l'uscita di Jack Sparrow nell'ultimo quarto del 2024, prima del primo quarto del 2025, e in questo caso ha fatto uscire la doll proprio il giorno di Capodanno, quindi perfetta, precisa. La vedremo nel dettaglio quando mi arriverà, penso e spero marzo-aprile.
disponibile ovviamente nelle sue 3 versioni, quindi la Artisan, quindi Deluxe Artisan con tutta la base diorama e tutto quanto, poi la versione invece con capelli scolpiti disponibile nella sua versione Standard e Deluxe. Ora, altro pezzo che io mi aspettavo, ovviamente, da Deadpool e Wolverine, il buon Nicepool, un'altra delle doll di personaggi tratti da Deadpool e Wolverine, appunto una delle varianti che io amo di più, quel fenomeno di Nicepool, davvero bellissimo. Niente di particolare se non l'head sculpt di Ryan Reynolds, non ci sarà una versione artisan, ma soltanto con capelli scolpiti che mi sembrano essere fatti abbastanza bene. Mi preoccupa soltanto il fatto che appunto questi lunghi capelli che vanno sul davanti limiteranno molto probabilmente un pochino la mobilità della testa, che infatti nella maggior parte delle foto, se non mi sbaglio, è dritta e soltanto gli occhi, ovviamente c'è il pers, quindi soltanto gli occhi vanno a ruotare, ma come vedete in tutte le foto la testa rimane praticamente dritta. Quindi la mobilità secondo me sarà abbastanza scarsa per quanto riguarda la testa, spero che siano abbastanza morbidi questi capelli, ma non credo, un pochino come il Thor di Endgame, il Thor panzone per intenderci. Molto interessanti gli accessori, in questo caso abbiamo le 2 Desert Eagle dorate, quindi per chi ha preso queste 2 versioni, ha preso anche la special di Deadpool, un pochino se lo mette in quel posto, però ecco qui, molto interessante anche la basetta, un po' particolare, sullo stile di quella di Batman 89, con questa colorazione dorata. Interessante, dai, molto carino, figo l'head sculpt secondo me di Reynolds, un po' con questo viso un po' così, però comunque è Nicepool ragazzi, quindi ci può stare. Movie Masterpiece 788 di 31 cm e 30 punti di snodo. Data di uscita primo, secondo quarto del secondo trimestre del 2026, raga, quindi ci sarà da aspettare ancora un bel po'. Andiamo invece all'altro annuncio sempre di Hot Toys, che è quello che a me, a parte la release di Jack Sparrow, fa più gola, che è questa figata di Darth Malgus. Darth Malgus, tratto dal videogioco di Star Wars Knights of the Old Republic, non so quanti di voi l'abbiano giocato, raga, roba di un bel po' di anni fa, un MMO meraviglioso. Eccolo qui, si mostra in tutto il suo splendore, è davvero bellissimo, fa parte della linea Legends di Star Wars ed è davvero, secondo me, una figata. Un cattivone veramente con i fiocchi che sembra essere stato riprodotto con tutti i crismi, dagli occhi alla fattezza della tuta e tutto il resto, del vestiario e tutto il resto. Io almeno, raga, non ci vedo particolari difetti, così a vederlo velocemente in questo modo. Ha la possibilità appunto di avere anche LED sculpt senza la maschera indossata, ci sono diversi LED che lo rendono anche abbastanza interessante da quel punto di vista, ma anche ovviamente più costoso. È una bella bestia che come vedete è leggermente più alto di Darth Vader, della DX27 in questo caso, ma comunque di tutti i Darth Vader, quindi sarà molto rappresentativo in una collezione magari dedicata al lato oscuro, figata, già me lo immagino. Qui lo vediamo nei 3 display differenti, io penso sempre che quella col cappuccio sia il più figo come display e questa è la basetta, questa sorta di tagada luminoso con questo LED e questa roba, anche troppo per quanto mi riguarda. Ovviamente c'è ancora il supportino per le palline di Darth Malgus, però per il resto abbiamo un sacco di LED, un sacco di roba figa, raga, e secondo me, inclusa la basetta, che penso sarà intorno agli 8-10 cm, sarà una bella bestia. Sarà intorno, adesso vediamo l'altezza, ma penso ai 40 cm, inclusa la basetta, ci arriverà, perché è un bestione di 34 cm, 34 più forse una decina di centimetri, forse esagero, di basetta, raga. Molto figo in collezione, ma se lo preordinate, attenzione, se pensate di esporlo con la basetta, cosa che a me non riguarda, lo sapete, attenzione alle dimensioni, all'altezza. Videogame Masterpiece 70 di 34 cm, lo ripeto, e 30 punti di snodo, in uscita anche lui, primo, secondo trimestre del 2026. Diversi accessori, ragazzi, che non vi sto a leggere perché solite cose, spada laser e quant'altro.
Adesso andiamo su ilcolossodinerd.com nella parte conclusiva del video come al solito perché c'è una chicca molto interessante, ce ne sono tre in realtà, oltre ai prezzi di Dart Malgus e compagnia bella, quello di cui abbiamo appena parlato, Dart Malgus a 335, vi dico, viste le dimensioni, visti i LED, la possibilità di display eccetera, è un prezzo che penso si possa ritenere più che giusto. Così come quello di Nicepool, forse un po' meno rispetto ad Atmalgus, sempre 335 euro. E quello di cui vi volevo parlare, ragazzi, sono proprio queste diverse versioni di The Mask. A partire da questa di Dark Toys, la DTM008, la sua Deluxe Edition 2.0, che andiamo a vedere un attimo insieme, che va a riprendere quelle che sono le fattezze di The Mask nel modo più, diciamo, originale possibile, quello che avevamo già visto per Present Toys, e io penso proprio, ragazzi, che questa volta, visto che mi sono lasciato scappare la Present Toys, questo Dark Toys lo prenderò, anche perché il prezzo è molto conveniente, 199 sul Colosso di Nerd, ovviamente, e quindi mi piace un sacco. C'è anche Milo, eccolo qua, e quindi io penso che non me lo lascerò scappare questa volta. Ma di botta e risposta, ovviamente, scusate un attimo, di botta e risposta, la Present Toys stessa ci fornisce sempre un The Mask, però in altre due versioni differenti. Abbiamo questa, quindi con accessori totalmente differenti, anche head sculpt differenti e quant'altro, ragazzi, e poi questa invece col solito vestito da mafioso, anche questa bellissima, davvero uno spettacolo. Io probabilmente ne prenderò solo una, prenderò quella di Dark Toys, proprio perché, vi ripeto, non ho la versione precedente. Ma anche questa è veramente bellissima, stesso prezzo, sempre 199 sul Colosso. Chi ha già l'altra versione magari si potrà divertire andando a prendere anche questa per un display completo. Come vedete c'è il cappello, diversi altri accessori, veramente molto figa, molto interessante anche questa. Ultima chicca, ragazzi, le carte da gioco, le carte da poker di Batman, che sono fighissime, al prezzo di 15 euro sul Colosso. Bellissima già la confezione, che è un oggetto da collezione a sé. Ma poi guardate che fighe che sono le carte, già con il sigillo di Gotham, guardate che belle che sono le carte. Io appena l'ho viste mi sono innamorato, veramente, mi sono piaciute tantissimo, e quindi al prezzo di 15 euro io penso proprio che le prenderò, e ne prenderò forse un paio, uno da aprire e da giocare e uno invece da tenere sigillato da collezione. Veramente una gran figata, ragazzi. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate e, come al solito, ragazzi, io non mi resta altro che invitarvi a dirmi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, ditemi anche cosa pensate degli abbonamenti e se intendete farlo o meno, scrivetemelo qui sotto, raga, e ditemi appunto cosa pensate del Jack Sparrow, se l'avete preordinato, se lo state aspettando con ansia, almeno quanto me, perché io non vedo l'ora di portarlo sul canale, raga, questo 2025 sarà una bomba tra Joker che deve arrivarmi, il Venom gigantesco che è già uscito, Jack Sparrow, Kisame della Rocket Toys che non ho ben capito ancora se è uscito, c'è stato un video unboxing, raga, però io prima voglio essere sicuro della release prima di portarvela come notizia, quindi forse arriverà la prossima settimana. Insomma, sarà un anno incredibile e spero che lo trascorremo insieme, raga, fino in fondo. Detto questo, vi invito come sempre, quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, raga, e ci vediamo ad un prossimo video con tante interessanti novità per questo 2025. Ciao raga, buona domenica e buona Epifania, a presto!